Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa borsa margherita. Io l'ho realizzata per una bambina, ma la può indossare anche una persona adulta. Nel video vi farò vedere anche come rivestirla all'interno. Andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare del filo in cotone spesso. Se non avete questo tipo di filo potete andare a raddoppiare o triplicare il filo che avete e un uncinetto da 3 mm. Sul mio canale potete trovare come triplicare il filo. Per raddoppiarlo basterà prendere due gomitoli, unirli insieme e iniziare a cucire. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. Ora da qui io devo iniziare con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. La prima già ce l'ho, quindi vado a fare 2 catenelle. 1, 2. Ora getto, all'interno dell'anello magico vado a fare 14 maglie alte, quindi entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. 1, 2, 3. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Terminate tutte le maglie alte, vado a stringere l'anello magico tirando il filo e vado a fare una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Da qui vado a ripartire, vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, getto, all'interno dello stesso punto vado a fare una maglia alta. Quindi è come se fossi andata a fare un aumento. Da qui vado a fare 2 maglie alte in ogni punto, quindi entro nel punto che segue, faccio una maglia alta, entro nello stesso punto, faccio un'altra maglia alta, 2 maglie alte nel successivo, 1, entro nello stesso punto, 2. In totale dovrò ottenere 30 maglie alte lavorate. Ottenute le 30 maglie alte, vado a concludere con una maglia bassissima nella terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro che segue inizio di nuovo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Ora nel punto che segue vado a fare un aumento di maglie alte, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, una maglia alta e un aumento, 1, 2, ripeto, una maglia alta e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Vado a concludere anche questo giro con una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza e taglio il filo.
Ora vado a cambiare colore. Vado a prendere il filo rosa. Se volete viene carino anche bianco comunque perché viene una margherita. Io ho deciso di fare un margheritone rosa, diciamo. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora non vado a ripartire da qui, altrimenti si vedrebbe un nodo troppo accentuato. Vado a partire da un punto qualunque, qui. Entro nel punto, prendo il cappietto, lo faccio passare e da qui vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Il filo lo vado a incorporare all'interno del lavoro. Ora vado a fare una maglia alta nel punto che segue e poi un aumento nel successivo. 1, entro nello stesso punto, 2. Da qui vado a fare 2 maglie alte nei prossimi due punti. 1, 2 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e vado a ripetere questa sequenza, quindi 2 maglie alte, 1, 2 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie alte e un aumento fino alla fine del giro. Terminato tutto il giro vado a concludere con una maglia bassissima nella terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Ora da qui riparto con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, getto. Ora vado a fare 3 maglie alte, una in ogni punto, quindi entro e inizio a contare 1, 2, 3. Ora getto, vado a passare sotto a questo punto appena lavorato. Quindi vedete, questo è il punto che ho lavorato e questa è la maglia alta corrispettiva. Vado a passare qui sotto. Quindi entro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Questa è una maglia alta in rilievo. Da adesso in poi vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4 e una maglia alta in rilievo nell'ultima maglia alta lavorata, quindi vedete nella corrispettiva vado a passare sotto questa, passo sotto. Di nuovo 4 maglie alte, 1, 2,
3, 4. Nell'ultima lavorata, quindi questa, vado a passare sotto. Vado a ripetere 4 maglie alte e una maglia alta in rilievo fino alla fine del giro. Vado a concludere il giro con 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e una maglia in rilievo passando sotto all'ultima lavorata, questa. Quindi concludo con la maglia alta in rilievo e poi faccio una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro che segue riprendo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Ora vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4 e come nel giro precedente, vedete, l'ultima maglia alta lavorata corrisponde alla maglia alta in rilievo, quindi ci vado a passare sotto e vado a fare una maglia alta in rilievo. Da adesso inizia a diventare più semplice perché come punti di riferimento avete le maglie alte in rilievo. Quindi da adesso in poi faccio 5 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. In corrispondenza della maglia alta in rilievo faccio una maglia alta in rilievo. Di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia alta in rilievo. Ripeto, 5 maglie alte e una maglia alta in rilievo fino alla fine del giro. Concludo anche questo giro con una maglia alta in rilievo. E una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. Ora vado a proseguire. Inizio di nuovo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3 e ora vado a fare 5 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5 e poi dove trovo la maglia alta in rilievo passo sotto e vado a fare una maglia alta in rilievo. Da adesso in poi vado a fare 6 maglie alte, una in ogni punto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, dove trovo la maglia alta in rilievo, qui vado a fare una maglia alta in rilievo. Ripeto, 6 maglie alte e una maglia alta in rilievo fino alla fine del giro. Nel giro che segue inizio di nuovo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3 e ora vado a fare 6 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una maglia alta in rilievo passando sotto alla maglia alta in rilievo del giro precedente. Da adesso in poi vado a fare 7 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una maglia alta in rilievo. Vado a ripetere 7 maglie alte e una maglia alta in rilievo fino alla fine del giro. Facciamo un altro giro, quindi inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3, getto. Ora vado a fare 7 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui dove trovo la maglia alta in rilievo vado a fare una maglia alta in rilievo. Proseguo con 8 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dove trovo la maglia alta in rilievo faccio una maglia alta in rilievo. Ripeto 8 maglie alte e una maglia alta in rilievo fino alla fine del giro. Terminato anche questo giro, ora ho fatto la maglia bassissima. Ora vado a lavorare in costa, quindi qui. Ora, se andassi a lavorare in costa prendendo solo questo filo, come potete vedere si vede un buchino molto brutto, antiestetico, a me non piace. Quindi cosa vado a fare? Vado a entrare qui, prendo questo filo e in più vado ad aggiungerci questo.
questo, e faccio la prima maglia bassa, segno l'inizio del giro, proseguo, entro, cerco di spostare il filo per farvelo vedere bene, entro in questo filo, entro in questo filo e ci vado ad aggiungere questo posteriore, questo, e faccio una maglia bassa, quindi proseguo, una maglia bassa, una maglia bassa, lavorando in costa vado a fare praticamente un giro di maglie basse, una in ogni punto. Quindi vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Terminato tutto il giro, vado a sganciare il marcatore e vado a proseguire lavorando nei punti per intero questa volta, quindi così, e ora vado a fare 4 giri di maglie basse, quindi segno di nuovo l'inizio di ogni giro, entro nel punto per intero e faccio una maglia bassa, nel punto per intero una maglia bassa, una maglia bassa. Vado a ripetere questo procedimento per 4 giri. Terminati i 4 giri, tolgo il marcatore e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza e taglio. Ora vado a fare i petali, che sono quelli che contraddistinguono la mia margherita. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora vado ad entrare in un punto qualunque, però vedete qui c'è la maglia alta in rilievo, vado ad entrare qui in quello precedente. Quindi prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Nel secondo punto, quindi nel punto che segue, faccio una maglia mezza alta, e ora nei prossimi 4 punti vado a fare 4 aumenti di maglie alte, quindi 2 maglie alte in ogni punto, ripetuto per 4 punti. 1, entro nello stesso punto, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vado a tagliare questo filo che mi sta dando fastidio.
Ora vado a fare una maglia mezza alta, una maglia bassa e dove trovo la maglia alta in rilievo vado a fare una maglia bassissima e questo è il primo petalo. Ve ne faccio vedere un altro, poi proseguite da soli per tutto il giro. Quindi faccio una maglia bassa, una maglia mezza alta, 4 aumenti di maglie alte, 1, 2, questo è il primo, 1, 2, questo è il secondo, 1, 2, questo è il terzo, 1, 2, questo è il quarto. Ora faccio una maglia mezza alta, una maglia bassa e dove trovo la maglia alta in rilievo faccio una maglia bassissima. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Ora, visto che la margherita è grande e quando la borsa è vuota tende un pochino ad arrotolarsi, quindi non mantiene la forma distesa, ho deciso di mettere della rete canvas circolare, in internet si trova. Sono andata a comprare del raso rosa che si avvicina al colore della mia margherita, non l'ho trovato proprio del colore della mia margherita, ma tanto è all'interno, quindi va bene lo stesso. Inizio disegnando sulla stoffa con la matita un cerchio più grande rispetto al diametro della mia rete canvas. Poi con le forbici vado a ritagliare il cerchio che ho appena disegnato. Ora vado ad arrotolare un pochino la stoffa come per creare un bordino, naturalmente questo sarà realizzato a mano, non a macchina. Io vado a mettere delle mollettine perché altrimenti mentre cucio la rete canvas si sposta e quindi non resterebbe centrata rispetto alla stoffa, non deve essere proprio centrata, però può capitare proprio che esca fuori dalla stoffa e non va bene. Quindi metto tutte queste mollettine. Io ne ho messe tante, ma voi potete metterle anche di meno, perché mano a mano che vado avanti con il lavoro io le vado a spostare. Semplicemente entro con l'ago nei fori della rete canvas ed esco, quindi vado a seguire praticamente il cerchio. È un lavoro veramente semplicissimo. Questo è il risultato, ora lo vado a inserire all'interno del fiore. E lo vado a cucire tutto intorno. E ora vado ad attaccare la chiusura. Non l'ho trovata proprio del colore uguale
però è lo stesso, tanto dopo si vedrà solo un pezzettino. Praticamente la lunghezza della chiusura lampo copre quasi metà fiore. Vi faccio vedere che sono andata ad attaccare la chiusura lampo e sono andata a fare un piccolo rivestimento che copre la chiusura lampo. Ora vado a fare questa parte, come potete vedere mi sono interrotta perché non la vado a fare fina, questa volta la vado a fare della larghezza proprio della borsa unita, delle due parti unite. Se vado a misurare metà borsa, vi faccio vedere, sono 2 centimetri, quindi 2 più 2 sono 4. Con il bordino che dovete andare a ripiegare quando cucite, io sono andata a lasciare 6 centimetri. Quindi sono andata a tagliare un pezzo di stoffa da 6 centimetri. Vado praticamente a ripiegare il bordino, lo metto in posizione e vado a cucire. Come potete vedere ho cucito tutta la parte interna. Per andare a fare il secondo bordino andiamo di nuovo a misurare l'altra parte della borsa per non sbagliare. E sono 2 centimetri. Quindi vado a riportare sulla stoffa i 2 centimetri che ho appena misurato. Faccio il bordino e vado a cucire tutto intorno. Ora devo andare a cucire la seconda parte del fiore. Io inizio dalla chiusura lampo, la vado ad aprire perché da aperta risulterà tutto più semplice. In realtà ho iniziato cucendo la chiusura lampo, poi ho pensato che sarebbe stato meglio mettere il rivestimento. Vedete, sono andata a cucire tutta la base qui del rivestimento della chiusura, di modo che adesso vado a ripiegare questo e vado a cucire rivestimento e chiusura lampo insieme. Non so se riesco a farvelo vedere, comunque vedete ho cucito e fatto il rivestimento a tutte e due le parti. E ora, vedete, vi ricordate avevo fatto questa parte, vado a cucirla tutta intorno. Vedete qui c'è lo spessore che lascia la chiusura lampo, naturalmente qui la andiamo a unire, verrà così, sia qui che nella parte opposta. Attaccata tutta, vedete? L'ho attaccata, nemmeno si apre più. Vi faccio vedere che all'interno è tutta attaccata, se riesco. Vedete? Ora andiamo ad unire le due metà del fiore. Semplicemente ora con ago e filo, l'uncinetto non serve più. Entro nel punto per intero ed esco nel corrispondente e faccio passare il filo. Entro nel punto per intero ed esco nel corrispondente. Entro nel punto per intero ed esco nel corrispondente. Così facendo vado a fare tutto il giro e a chiudere la borsa. E ora andiamo a fare il manico della borsa. Nel caso con il cotone la lavorazione del manico fosse poco chiara, cliccando in alto qui sulle info vi rimando al video dove spiego con il cordoncino, che sicuramente risulta più chiaro, come fare questo tipo di manico. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili.
Ora vado ad avviare 4 catenelle. 1, aspettate, metto un pochino meglio a fuoco, 2, 3, 4. Ora non posso entrare nel primo punto, quindi entro nel secondo e prendo il filo. Ho 2 asole sull'uncinetto. Nel punto che segue prendo il filo, ho 3 asole. Nel successivo prendo il filo. In totale ho 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo e le chiudo tutte insieme. Ora giro il lavoro. Vi faccio vedere che qui, vedete, questo lo vado a bloccare con il dito, questo filo, vedete qui ho il primo filo da prendere, quindi entro, e faccio passare il filo. Ho 2 asole sull'uncinetto. Il filo questo deve sempre stare nella parte anteriore, quindi lo passo davanti, vado a entrare nel prossimo punto che è questo, prendo il filo e lo faccio passare e siamo a 3 asole. Il filo sempre davanti, quindi entro prima nell'ultimo punto, lo avvolgo e lo faccio passare all'interno e siamo a 4 asole. Prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, giro il lavoro. Questa parte è più semplice, come potete vedere qui ho 4 fili. 1, 2, 3, 4. Entro nel primo, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo, vado a prendere gli ultimi 2 fili insieme, 1, 2 e prendo il filo. Ho 4 asole sull'uncinetto. Cerco di aprirle per farvele vedere bene. Eccole, sono 4. Prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme. Giro di nuovo il lavoro. E mi ritrovo con il filo sulla parte anteriore, quindi entro qui, avvolgo il filo, lo faccio passare e siamo a 2. Entro qui, scusate, prima passo il filo davanti, entro qui, avvolgo il filo, lo faccio passare e siamo a 3. Di nuovo il filo davanti, entro negli ultimi 2 fili, 1 e 2, avvolgo il filo, lo faccio passare e ho 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo e chiudo tutte le asole insieme. Giro il lavoro, questa volta verso sinistra lo vado a girare. Giro una volta verso destra e una volta verso sinistra. Entro nel primo punto, prendo il filo, nel secondo, prendo il filo, negli ultimi 2
prendo il filo, 4 asole, chiudo tutte e 4 le asole insieme. Ora giro verso destra, così, vedete, così il filo me lo ritrovo nella parte frontale. Quindi entro qui, avvolgo il filo e lo faccio passare e siamo a 2 asole. Ora entro in questa, devo prendere solo uno di filo, uno per volta, però deve passare davanti il filo, a volte mi dimentico anche io, Entro, avvolgo il filo e lo faccio passare. Ora entro negli ultimi 2 fili, naturalmente il filo passa sempre prima davanti, entro negli ultimi 2, avvolgo il filo e lo faccio passare. Chiudo tutte le asole insieme. Ora vado a girare verso sinistra, quindi entro nel primo, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo, nel terzo e nel quarto, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme. Ora giro verso destra e mi ritrovo il filo davanti, quindi entro qui, avvolgo il filo e lo faccio passare, siamo a 1, entro nel prossimo filo, scusate, dovevo passare davanti, entro nel prossimo filo, avvolgo, faccio passare, passo avanti il filo, entro negli ultimi 2, avvolgo e lo faccio passare e siamo a 4. Chiudo tutte le asole insieme e proseguo così fino ad ottenere tutto il manico della borsa. Se non volete stare ad impazzire, potete utilizzare anche il tricotin e fare un manichetto normale. Raggiunta la lunghezza del manico da me desiderata, lo vado a cucire alla borsa. Il manico è attaccato. Ora, se vedete i petali che si arricciano, potete risolvere il problema con una piastra, quindi andate semplicemente a piastrarli e vedrete che torneranno lisci, è come praticamente stirarli. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!